Ciao a tutti e bentornati nel canale. Nel video di oggi vediamo insieme come sdifettare il cartamodello base del corpino elastico e della sua manica che vi ho fatto vedere qualche video fa. Vi lascio il video qui sopra e anche sotto in descrizione se ve lo siete persi e vi consiglio caldamente di vedere prima quello e poi di tornare al video di oggi. Farò prima di tutto una tela di prova di quel corpino che ho fatto nel primo video, lo proverò addosso e lo sdifetterò in base alle mie forme corporee. E poi vi mostrerò come riportare tutte le modifiche nel cartamodello, in modo da avere un cartamodello base perfetto per fare senza difetti qualsiasi altro corpino elasticizzato in futuro. Nei prossimi video vedremo anche chiaramente come modificare questo cartamodello super basico aggiungendo vari dettagli di design e sto pensando a quale corpino realizzare. Sicuramente quando sarà il momento farò dei sondaggi nei post della community qui su YouTube, quindi mi raccomando tenete d'occhio anche quelli, e farò dei sondaggi anche nelle mie stories di Instagram. E quindi se vi va potete seguirmi anche su Instagram, dove spesso chiedo consiglio anche a voi tramite dei sondaggi sui capi che realizzerò poi nel canale. E direi di non perdere altro tempo e iniziamo! Parto facendo subito una tela di prova del cartamodello base del corpino elasticizzato e della sua manica. Prima però mi sono accorta che mi ero dimenticata di mettere le tacche del giromanica che servono poi per cucire la manica al corpino e vado a farle subito. Io di solito le metto appena dopo la parte curva del giromanica, in questo caso direi che possono corrispondere con la linea del torace. Mi misuro quanto sono lunghi questi due segmenti JQ e QL1 e mi riporto le stesse misure nel cartamodello della manica. Queste tacche tra corpino e manica devono coincidere quando cucio poi le maniche al corpino e quindi servono come punti di riferimento. Nel dietro, giusto per distinguere dal davanti, segno 2 tacche anziché una. Ho ricopiato a parte i cartamodelli e ho cucito una tela di prova al volo per vedere come vestono addosso e se ci sono correzioni da fare. Prima di tagliare la stoffa ho verificato l'elasticità di questo tessuto. Volevo assicurarmi che avesse un'elasticità media intorno al 50%. Nello specifico questo tessuto ha un'elasticità del 40% in trama e del 55% in ordito. Preferisco che sia attorno al 50% perché sto testando un cartamodello base, che quindi voglio che sia il più generico possibile. Non deve essere una stoffa troppo elastica, ma neanche troppo poco. In questo modo diciamo che è più adattabile a vari design e a varie stoffe quando lo dovrò utilizzare e modificare. Scrivetemi nei commenti qui sotto se vi piacerebbe vedere un video su come si calcola l'elasticità di un tessuto. Ho tagliato 2 volte il davanti, 2 volte il dietro e 2 maniche. Per cucire la tela di prova ho usato la tagliacuci che cuce e rifinisce allo stesso tempo e velocizza decisamente i tempi rispetto a cucire con una macchina da cucire normale. Se non avete una tagliacuci comunque non vi preoccupate perché potete cucire lo stesso i tessuti elastici usando lo zig-zag. E per tutti i dettagli vi rimando al video sulle cuciture a zig-zag che ho fatto un po' di tempo fa, in cui spiego anche come usare la cucitura a zig-zag per cucire i tessuti elastici. Non vi sto ora a mostrare tutto perché è noioso, sono tutte cuciture semplici, dritte con la tagliacuci, ma vi riassumo comunque i passaggi che ho fatto nell'ordine. Ho chiuso il centro davanti e il centro dietro, ho chiuso le spalle e i fianchi del corpino, ho preparato le maniche chiudendo la cucitura lunga e poi infine ho attaccato le maniche al corpino. E questa è la prima tela di prova finita di questo top elastico e me la vado a provare. Allora, sono abbastanza soddisfatta, per essere il primo tentativo non è male, ma c'è qualche difettino da sistemare. La prima cosa che noto è che il corpino mi stringe troppo sul collo. Tenendo conto che ho lasciato 1 centimetro di margine di cucitura e quindi ora mi stringe anche più del dovuto, scenderò di 1 centimetro nel davanti e probabilmente allargherò anche un po' il lato del collo sulla spalla. Il corpino mi sembra un pelo corto in vita e il davanti sembra visivamente più corto del dietro, quindi aggiungerò 1 centimetro solo nel davanti. E mi sento i giri manica troppo alti, troppo aderenti al braccio, quindi abbasserò il giro manica di 2 cm e di conseguenza stringerò un pelo il corpino anche a lato del giro manica nel torace. La manica è troppo aderente, le manca un pelo di vestibilità, quindi aggiungerò tutto in lungo almeno 1 centimetro di larghezza. Dopo verifico meglio le misure nel cartamodello.
E toglierò anche 1 centimetro in lunghezza alla manica perché è un po' troppo lunga. E ora vi mostro come modifico il cartamodello per togliere questi difetti. Nel collo davanti scenderei anche un po' più di quello che ho detto prima, facciamo 1,5 centimetri e a lato tolgo 0,5 centimetro. E poi ricreo con il curvilineo la nuova curva. Ovviamente come sempre in descrizione vi lascio i link a vari materiali utili che utilizzo di solito per fare i cartamodelli, come ad esempio righe, questo curvilineo e questa carta che mi chiedete in tanti, quindi ricordatevi di dare un occhio alla descrizione. Sistemo anche lo scollo dietro, sulla spalla rientro di 0,5 centimetro come nel davanti e nel centro dietro lascio così com'è perché andava già bene. Per la modifica in vita io andrei ad allungare il davanti di 1 centimetro e nel dietro, per non fare troppo sbalzo, allungherei di 0,5 centimetro. Prossima modifica è il giromanica. Scendo di 2 centimetri dal punto Q1 e per i lati del giromanica mi prendo il corpino e vedo quanto avevo spillato. Ho tolto circa 2 cm per parte nella parte centrale del giromanica, che equivale circa al livello della linea torace. E dietro vado a stringere il meno possibile sul lato, dato che avevo già una larghezza corretta, giusto quel che serve per fare una bella curva. E le modifiche da fare sul corpino sono finite. Ora vediamo come sistemare la manica. Innanzitutto devo abbassare di 2 cm l'inizio della pala della manica, come ho fatto nel corpino. Poi la manica era tutta stretta e le mancava un po' di lentezza nella parte alta della pala, quindi andrò ad aprirla da cima a fondo e la allargherò di 1,5 cm. E credo che la alzerò anche un po' in cima, così che anche la spalla abbia più spazio per muoversi. Però prima preferisco allargarla e poi disegnare il giro tutto in un colpo solo. Aggiungo della carta in mezzo e attacco il secondo pezzo 1,5 cm distante rispetto al primo pezzo e mi ridisegno il punto della spalla esattamente a metà. Ho deciso di alzare la pala della manica di 1 centimetro in cima e ridisegno così tutta la curva collegandomi ai nuovi punti in fondo. E ultimissima modifica, tolgo 1 centimetro alla lunghezza della manica a livello del polso. E niente, ora rifarò una tela di prova per vedere se torna tutto a posto. E ahimè mi tocca dire che alle volte il processo di sdifettamento dei cartamodelli può essere lungo e può richiedere di fare più tele. Questo perché vogliamo arrivare ad avere un cartamodello perfetto come base per fare svariati corpini in futuro, quindi meglio farlo bene subito. E dico questo perché si è creato un altro difetto da togliere, sostanzialmente perché ho allargato troppo il giromanica, la giusta via era nel mezzo. E perché non ho adattato a sufficienza la palla della manica al nuovo giromanica. Ma ora vi mostro meglio nel cartamodello come ho tolto anche quest'ultimo problema. Dato che mi stringeva un po' il corpino nel davanti perché ho tolto troppo nel giromanica, ho deciso di fare un giromanica che è una via di mezzo tra quello iniziale e quello sistemato. Ho deciso di alzarmi sotto di 1 centimetro perché a livello del torace mi veniva da pizzicare un pelo in altezza come se fosse troppo lungo il giromanica. E così il giromanica resta anche un po' più proporzionato nel complesso. Il problema del corpino appena fatto è che avevo allargato il giromanica e non di poco, perché si passava da 20 cm sul davanti a 24 dopo la modifica, quindi un allargamento significativo, e la manica però non l'ho allargata tanto, mi sono alzata un po' sopra e abbassata un po' sotto, guadagnando dei centimetri, ma non abbastanza da compensare il giromanica nuovo. E ho fatto l'errore di non misurarmela prima di fare il prototipo. Mi sono quindi ritrovata con una manica che era più stretta del giromanica del corpino, quando di solito dovrebbe essere il contrario, ossia che la manica è qualche centimetro più larga del corpino, in modo che abbia un po' di lentezza. Quindi i nuovi giri manica, quelli segnati in marrone, ora mi misurano 22 cm davanti e 22 cm dietro. E per adattare la manica alle misure del giro manica del corpino ho dovuto allargare di un altro centimetro tutta la manica nella lunghezza come abbiamo fatto prima. Poi mi sono anche alzata su in cima di 1 centimetro perché sentivo che il corpino tirava ancora sulla spalla e ovviamente la parte bassa della pala l'ho fatta iniziare 1 centimetro più in alto perché deve coincidere con la modifica che abbiamo fatto nel giro manica del corpino. E sono anche uscita sui lati di 0,5 centimetro sul davanti e 0,5 centimetro sul dietro. In questo modo ho raggiunto la misura che mi serviva per la manica
E ora ha anche un po' di lentezza, ossia è un po' più lunga rispetto al giro e così posso stare tranquilla che vestirà bene addosso e non sarà troppo stretta. E vi mostro ora l'ultima e definitiva tela di prova di questo corpino elasticizzato. Questo trovo che sia perfetto, è molto comodo, la manica e il torace non tirano più, la spalla è al punto giusto e non in tensione e me lo vedo bene addosso in generale. Ho preparato questo cartamodello base sviluppato nelle varie taglie standard in digitale e se siete interessati ad averlo scrivetemi alla mail che trovate sotto in descrizione. Se ve lo siete persi vi lascio qui sopra e anche sotto in descrizione un link al video in cui parlo dei miei cartamodelli digitali, come funzionano e come fare per averli. E per il video di oggi è tutto, lasciate un mi piace se vi è stato utile e nei prossimi video vedremo chiaramente come aggiungere vari dettagli di design a questo top fino ad arrivare a cucirne uno. E quindi vi consiglio di iscrivervi al canale e attivare la campanella se ancora non lo avete fatto, così non vi perderete tutti i futuri video che pubblicherò. Non dimenticate di dare un occhio alla descrizione qui sotto al video dove lascio sempre dei consigli per materiali che vi possono essere utili per realizzare i vari progetti che mostro e anche link per qualche altro video collegato che vi consiglio di vedere. E niente, per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!